Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele ed oggi ho una notizia freschissima per voi e che farà molto discutere. Ve l'ho già condivisa ieri pomeriggio sul mio canale Telegram ufficiale, linkato qui sotto in descrizione video. Veniamo subito al dunque. Xiaomi segue le orme di Apple e decide di rimuovere dalla confezione di vendita del suo nuovo smartphone top di gamma, ovvero lo Xiaomi Mi 11 in uscita nei prossimi giorni, il caricabatterie. Esatto. Faccio un attimo mente locale. Inizialmente vennero rimossi gli auricolari. Vi ricordate quando mettevano gli auricolari nella confezione dei nostri smartphone? È passata una vita. Ora è il turno del caricabatterie e poi cosa verrà? Forse ci venderanno gli smartphone senza la batteria o senza display, chissà. Ok, tralascio volontariamente il jack per le cuffie, anch'esso rimosso. Cioè, è una politica a chi rimuove più roba dal proprio smartphone. Ma ragioniamoci un attimo su, ragazzi, perché queste aziende, a partire da Apple, ora Xiaomi, forse anche Samsung e chissà chi altro in un prossimo futuro, hanno deciso di rimuovere il caricabatterie dalla confezione di vendita dei loro smartphone? Il motivo ufficiale è per salvaguardare l'ambiente. La scelta ecologica. Tutte queste aziende che vi ho appena nominato danno per scontato che in casa nostra, nella casa dell'acquirente finale, siano già presenti tanti diversi caricabatterie, quindi inserirne uno in più o uno in meno nella confezione di uno smartphone è praticamente superfluo. E così facendo queste aziende, almeno nelle loro intenzioni, possono dormire sonni tranquilli, perché sono convinte di salvaguardare l'ambiente dal brutto male creato dai tantissimi caricabatterie sparsi in tutto il mondo e nelle nostre case. Ora, salvaguardare l'ambiente è fondamentale per il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e chi verrà dopo di loro. Ma avrei anche un paio di considerazioni personali su questo argomento che mi piacerebbe discutere insieme a voi. Dare per scontato che chi acquista uno smartphone abbia già in casa un caricabatterie adeguato, lo ripeto, adeguato per la sua ricarica, secondo me è sbagliato. Sicuramente quasi tutti noi abbiamo in casa almeno un caricabatterie cinese da una manciata di euro, ma quanti di noi hanno in casa un caricabatterie specifico per lo smartphone che abbiamo appena acquistato? E per adeguato intendo un caricabatterie che eroghi la giusta potenza, che vada a ricaricare lo smartphone interessato nel modo più corretto possibile, nei giusti tempi, senza andare a compromettere l'autonomia e l'efficienza della batteria, o per assurdo andando a danneggiare il nostro nuovo telefono, perché nonostante molti lo neghino, questa è un'evenienza che potrebbe presentarsi. Io lavoro nel settore delle riparazioni di smartphone e TV e ho visto tanti danni causati da alimentatori o caricabatterie non adeguati. Di fatto queste aziende ci costringono ad utilizzare dei caricabatterie di recupero trovati in casa oppure comprarne uno nuovo. Da dove? Ovviamente dai loro store ufficiali. Esatto, ragazzi, perché nonostante il caricabatterie non venga più incluso nella confezione di vendita del nostro nuovo smartphone, sarà sempre possibile acquistarlo separatamente. E qui arriva la mia seconda considerazione su questa scelta ecologica. Se tu, Apple, Xiaomi, Samsung o chiunque tu sia, vai a rimuovere il caricabatterie dalla confezione di vendita del mio nuovo smartphone, ma poi vai a potenziare la produzione separata dei caricabatterie per poterli vendere separatamente, quindi andando per assurdo, almeno a mio parere, ma potrei sbagliarmi perché sono un ignorante, ad inquinare ancora di più, perché ovviamente dei caricabatterie venduti separatamente hanno bisogno della loro confezione, dei loro imballaggi, delle loro spedizioni separate, della loro vendita separata. In questo caso dove finisce tutta questa salvaguardia dell'ambiente? Ditemelo. E ora, ora indosso gli occhiali non per diventare un supereroe, nemmeno per non essere più una talpa, ma solo per farvi leggere questo tweet direttamente da Xiaomi, datato ottobre 2020, quindi recentissimo, poco più di 2 mesi fa, in cui l'azienda cinese sfotteva, perculava l'azienda di Cupertino Apple per aver rimosso i caricabatterie dalle confezioni dei loro nuovi
smartphone iPhone. Con un arrembante "non preoccupatevi, noi non rimuoviamo il caricabatterie dalla confezione dei nostri smartphone". Vabbè, si trattava del Mi 10T Pro, qualcosa del genere, ma cosa è successo in questi 2 mesi? Cosa è cambiato? C'è stata un'improvvisa, impensabile presa di coscienza da parte di Xiaomi o c'è qualcos'altro sotto? E a questo punto, io che sono sicuramente una persona stupida e ignorante in questo campo, non penso tanto al motivo per cui siano stati rimossi i caricabatterie dalle confezioni, ma penso invece perché in giro per il mondo ci sono così tanti caricabatterie inutilizzati? Bah, non sarà forse perché tutte queste grandi aziende produttrici di smartphone sfornano praticamente un nuovo telefono a settimana? E qualsiasi riferimento è puramente casuale? Ma ci tengo a precisarlo, queste sono solo le mie personali considerazioni in merito a questa vicenda. Lo sapete, io non recensisco praticamente mai smartphone, lascio fare a colleghi più bravi e preparati di me. Ma questo ovviamente non deve proibirmi di esprimere una mia idea. E proprio a tal proposito, ora voglio sapere la vostra opinione in merito. Cosa ne pensate? È giusto rimuovere i caricabatterie dalla confezione di vendita degli smartphone? Sì oppure no? Molto semplice. Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme, voglio tanti bei commenti, mi raccomando, vi aspetto qui sotto e se avete dubbi o domande cercherò di rispondervi come posso. Ve lo chiedo perché ho notato che le discussioni in merito ai caricabatterie sono molto accese anche sul mio gruppo Facebook e quindi chiedo a voi, che siete sicuramente più esperti di me, cosa ne pensate. Se io sbaglio faccio mea culpa e sono felicissimo di ricredermi. Anche io, come voi, sono qui per imparare e sono qui per imparare anche il nome di Apple, che ho sempre pronunciato Apple quando in realtà si dice Apple. Perché dico Apple? Non lo so ragazzi, quindi per favore non massacratemi per questo. Prima di salutarvi però ragazzi vi mostro anche i risultati dei sondaggi in merito a questa vicenda che ho pubblicato ieri su Telegram, Facebook e anche su Instagram. Eccoli. Stando a questi sondaggi, buona parte di voi sembrerebbe essere in linea con il mio pensiero. Ok amici, vi aspetto in tanti qui sotto nei commenti, mi raccomando lasciate un bel like per supportarmi e se volete condividete questo video a tutti i vostri amici in modo che tutti sappiano quello che sta succedendo nelle confezioni dei nostri nuovi smartphone e in modo che tutti possano esprimere la loro opinione in merito. Ok belli, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!